Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Allora, molti di voi mi hanno fatto delle domande a cui in parte ho già risposto. Visto che mi avete chiesto in molti anche questa cosa, prima di iniziare la nuova serie con il nuovo anno sull'NDE, portando nuove testimonianze, nuove evidenze scientifiche, cercherò di dare una risposta per quanto mi è possibile a questa domanda che molti di voi mi hanno posto nei commenti. Alcuni mi hanno anche scritto, altri purtroppo, avendo avuto qualche lutto in famiglia, hanno spinto ancora di più sull'acceleratore della premura di avere qualche risposta. E ovviamente io cerco di darvi le risposte per quelle che sono state le mie ricerche, per quelle che sono state le testimonianze che ho raccolto e le esperienze che mi hanno coinvolto. Allora iniziamo col spiegare che cosa succede ai nostri cari, ai nostri defunti una volta che sono morti, che tipo di vita faranno, come vivranno, in che posto vivranno, cosa succederà. Diciamo che questo è stato sempre un cruccio dell'umanità: chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. Un cruccio valorato da tanti, dalla maggior parte della popolazione mondiale nei secoli, non tanto perché siano dei semplici creduloni, ma tanto perché è ormai dimostrato scientificamente, non solo filosoficamente, che l'uomo ha una marcia in più. Che tipo di marcia in più ha l'uomo? L'uomo ha questo tipo di marcia che è la possibilità di inventare, di creare, di vedere una realtà alternativa a quella in cui sta vivendo in quel momento, cosa che nessun altro essere vivente fa. Perché l'uomo costruisce, per esempio, delle statue, dei quadri, scrive delle poesie che non danno nessun aiuto per sopravvivere, non servono per sopravvivere. Nessun animale sprecherebbe energie e tempo per fare questo tipo di cose, eppure l'uomo le fa. Le fa perché l'uomo ha lo spirito, ha l'anima, ha la coscienza, chiamatela come volete, ha questa parte di sé che, come dice il famoso cardiologo Pim Van Lommel, non è più da attribuirsi addirittura nel cervello, in base agli studi che hanno fatto loro. Ma c'è questa parte che ci differenzia dal resto del creato, se vogliamo parlare di creato o dal resto della natura, ed è questa parte che ci permetterà di sopravvivere in eterno. Questo perché noi abbiamo lo spirito, l'anima. Quindi, che risposta dare a questa cosa? Diciamo che i nostri cari defunti, una volta passati avanti, possiamo già dire cosa loro succederà. L'abbiamo visto nelle varie esperienze di NDE. Vedranno un attimino quali che sono state le loro esperienze di vita, sentendone il bene e il male che hanno prodotto, e per questo non saranno né giudicati né fustigati e nemmeno premiati. Però questo servirà a loro per capire come agire o come non agire più, perché continueranno a vivere, continueranno a fare esperienze. Un'altra delle cose che c'è stata ben spiegata è che avranno desiderio di imparare sempre nuove cose, ed è quello che succede anche a tutte le persone tornate alla vita dopo essere state rianimate, che hanno avuto un'esperienza di NDE e quindi hanno questa voglia di imparare sempre nuove cose, di conoscere sempre di più le cose del mondo e anche di essere sempre disponibili e aiutare gli altri. Quindi le persone, i nostri cari, continueranno ad imparare vivendo.
Un'altra cosa che potranno fare, che abbiamo capito, siccome vivranno in un ambiente senza tempo alcuno, cioè sarà sempre un tempo presente, sarà quello di poter andare dove vogliono e incontrare chiunque essi vogliano. Come ci chiameremo, come saremo nell'aldilà, altri spiriti, altre anime, altre persone, non lo so, definiamo le altre persone per avere un parametro intellettivo per comunicare tra di noi. Quindi potranno conoscere altre persone, potranno visitare luoghi a noi sconosciuti, tra le altre cose. Da quello che abbiamo capito vivranno senza tempo, cioè non ci sarà lo scorrere del tempo come noi lo intendiamo e come noi conosciamo. E abbiamo capito anche che si sposteranno con il semplice pensiero, cioè basterà che loro pensano un luogo, un posto o una persona da incontrare e si troveranno nel luogo e nel posto o nei pressi della persona che vorranno incontrare in quel momento. Si troveranno in quel luogo o vicino alla persona a cui vorranno essere. Questi sono alcuni dei dati che abbiamo raccolto in base alle varie testimonianze. Tra le altre cose, come vi ho già annunciato, sto preparando un video che sarà anche piuttosto corposo e spero di farlo in maniera non noiosa, in cui parleremo di questo signore, di questo caso, di questo signore appunto che è morto ben 2 volte, quindi ha avuto 2 occasioni e ha riportato a sé qualche esperienza in più di quelle che sono quelle tipiche dell'NDE ordinario che noi conosciamo. E questo ci dà, assieme ad altre persone che hanno vissuto qualche momento in più di al di là, la possibilità di avere ancora qualche pezzettino in più di conoscenza di come vivranno i nostri cari defunti, anzi di come vivono i nostri cari defunti. Non avranno la sofferenza, non avranno il dolore, non avranno la fame, non avranno quelle cose che il nostro corpo, che è una macchina che deve funzionare, che deve avere il carburante, una macchina che si rompe e che ogni tanto va anche aggiustata, non avendo questa parte fisica, non avranno questo tipo di problema. La comunicazione tra noi e loro. Di questo sappiamo ben poco. Un'altra cosa che noi dobbiamo capire è perché non c'è questa comunicazione chiara, esplicita tra noi e i nostri cari defunti. Questo non c'è, mi è stato spiegato in maniera abbastanza semplice un po' di anni fa da un famoso carismatico italiano. Dice, poniamo un esempio, adesso io vi cito la guida spirituale che più si confà col nostro credo o con la nostra cultura, che è il Papa, il capo della Chiesa Cattolica, ma potrebbe essere un Dalai Lama o potrebbe essere qualsiasi altra guida spirituale. Mettiamo che in Mondovisione il Papa, con la piazza San Pietro gremita di persone, apra un cofanetto, estragga una piuma dicendo che è una piuma di un angelo, e avendo davanti a sé una serie di persone malate, in carrozzella, paraplegiche, in fin di vita, eccetera, lui scorra e vada a toccare tutti questi malati con la piuma dell'angelo, e questi malati improvvisamente, tutti si alzano in piedi, tutti sono guariti in piena salute. Questo ovviamente, oltre a essere uno shock a livello planetario, dimostrerebbe con prova concreta, reale, che c'è vita dopo la morte in maniera inconfutabile, che c'è un al di là, che c'è una forza superiore, che noi non siamo solo fisici. Questo però potrebbe comportare anche delle grandi problematiche poi di sopravvivenza sulla Terra. Oltre a uno sconvolgimento mondiale, ovviamente, del modo di pensare, di vedere le cose, eccetera. Lui mi ha fatto un esempio semplice, mi ha detto: metti che dopo questi fatti uno va in banca per pagare, versare dei soldi o cambiare un assegno, queste cose qua,
e arriva un rapinatore. Il rapinatore viene armato ovviamente e a un certo punto anche spara e uccide delle persone. E questo dice, beh, tanto non è che li ho uccisi, li ho mandati a vivere meglio il prima possibile. Questo ovviamente è un esempio banale e anche un po' grezzo, però è per dire che il mondo come lo conosciamo scomparirebbe. Le persone, quando non sanno più, si trovano un attimo in difficoltà, si suiciderebbero. Quindi non avremo il tempo di elaborare la nostra vita sulla terra e di capire, di sbagliare, di imparare e quindi di svolgere la nostra funzione qua sulla terra, che è proprio quella, attraverso il nostro corpo fisico, di apprendere una lezione o delle lezioni, di essere persone diverse e comunque di fare delle esperienze che ci serviranno poi nella vita futura. Ecco perché anche la comunicazione con i nostri cari defunti è resa molto difficile, e quando è possibile quello che ci possono comunicare è veramente poco, più che altro la speranza, il non demordere, l'andare avanti, il cercare di capire, il cercare di continuare a imparare, a conoscere, andare avanti, perché ci sarà utile nella vita eterna, per chi ha fede nella vita eterna, o comunque nella vita in cui continueremo a vivere. Quindi ecco perché c'è questa difficoltà di comunicazione, perché non possono comunicarci più di tanto e questa comunicazione è resa anche molto difficile. Quindi queste sono le cose un po' riassunte, sempre per quella che è la possibilità di un video, ma vi prometto che faremo dei video più lunghi, cercherò di entrare più anche nei dettagli in alcune cose che mi avete chiesto, e mi sto organizzando appunto per portare avanti anche questo. Scrivetemi nei commenti voi cosa ne pensate, se vi interessa appunto saperne sempre di più. Spero che questo video vi sia piaciuto, quindi iscrivetevi al canale perché questo mi aiuta e mi dà supporto, è gratuito fra le altre cose, basta un click, mettete il pollice in su, condividete il video, aiutatemi a crescere come canale, questo mi aiuterà a darmi anche entusiasmo per portare avanti altre testimonianze e altri studi scientifici. Con l'anno nuovo sicuramente arriveranno altre novità. Vi saluto tutti, un caro saluto, ciao da Ermanno, ci vediamo nel prossimo video.